Ciao, oggi è venerdì 5 aprile, circa mezzogiorno. In questo video che vedrete quindi stasera sul nostro canale YouTube parlerò del mio viaggio che ho fatto in Inghilterra. Vedrete delle riprese che abbiamo fatto all'interno dei mercati. Ho provato ad acquistare alcune cose, molto difficile oggigiorno per un antiquario italiano acquistare sulla realtà inglese, perché la realtà inglese è più o meno parallela a quella italiana o forse un pochino più alta. Quando 20, 30, 40 anni fa andavamo in Inghilterra a comprare, noi come tantissimi altri antiquari specializzati nell'importazione, io personalmente, diciamo all'età di 19-20 anni, sono andato a vivere per anni in Inghilterra, inviato da mio padre come responsabile degli acquisti di questa azienda, perché la richiesta era così alta, altissima negli anni 90 di antiquariato inglese, ma non solo. Compravamo porcellane tedesche, avori giapponesi, porcellane cinesi, dipinti realizzati in ogni parte del mondo. Li importavamo qui in Italia, abbiamo importato migliaia di cose, lì costava di meno, qui c'era una clientela privata di appassionati enorme, un mercato enorme che andava in qualche modo soddisfatto, e quindi devo dire che valeva veramente la pena stare lì e comprare lì. Le cose costavano molto di meno di quello che poi si potevano vendere qua. Per farvi un esempio, un mobile del genere lo pagavamo magari 4.000 sterline, quindi 6.000 euro, e qui lo vendevamo a 9.000 euro. Questo era il markup che riuscivamo a ottenere. Quindi in realtà pagavamo le cose tanto anche noi, anche lì, però qui si vendevano molto bene. Tutto questo adesso è finito. Andare in Inghilterra a comprare per un antiquariato europeo veramente non ha assolutamente senso. Mi ha fatto molto piacere comunque ritornare lì laddove sono cresciuto dal punto di vista antiquariale, della mia conoscenza. Devo tantissimo agli inglesi che mi hanno insegnato veramente molto. Gli antiquari, conosco moltissimi antiquari inglesi che sono andato a trovare. Devo dire il mercato anche lì è cambiato tantissimo. Grosvenor Street era una via nel quartiere Notting Hill vicino a Portobello Road, dove c'erano 150 antiquari, molti dei quali italiani che vivevano lì. Adesso ce n'è uno. Quindi sono rimasto veramente stupito del cambiamento che c'è stato in Inghilterra. Sono andato il venerdì a Bermondsey, nel mercato antiquario del sud di Londra, un grande mercato, un mercato dove ho comprato tantissime cose. Andavo alle 3 di mattina con la torcia, dopo magari essere andato in discoteca a cercare e a trovare cose d'antiquariato veramente belle, importanti. Lì ho comprato cose importanti che poi ho importato qui in Italia e le ho vendute molto bene. Addirittura il mercato di Bermondsey praticamente non esiste più. All'interno di questa enorme piazza sono stati costruiti, proprio sopra la piazza, degli alberghi per soddisfare la domanda della City che si sta espandendo verso sud, e quindi praticamente devo dire che è stato un sopralluogo un po' amaro. Era venerdì mattina, invece di esserci 700-800 commercianti pronti a vendere, ce n'erano 7-8. Quindi questo è quello che è successo nel mercato dell'antiquariato in Inghilterra, ma è successo in Spagna, in Francia, in Italia e in gran parte del mondo occidentale. Quindi sono andato quindi anche a parlare con alcuni degli antiquari che conoscevano mio padre, si ricordavano di mio padre. È stato molto interessante parlare con loro. Molte riprese non le ho fatte, ho riscontrato una certa ritrosia da parte dei commercianti inglesi, anche quelli dei mercati, a farsi riprendere e a dare il consenso per le riprese del nostro canale YouTube. Comunque le riprese saranno spero gradevoli, quindi godetevi il video. In questo video vi svelerò anche chi ha vinto il premio per avere indovinato il nome e il cognome della natura morta, che avevo presentato nell'ultimo video. Ogni video ormai facciamo un indovinello che Marco ha chiamato Scribanello. Il pittore era, aspettate che non mi ricordo il nome di chi ha vinto in realtà, l'ho segnato da qualche parte. Dove sta il post-it?
Eccolo qua. Allora, questo è il quadro. Il pittore era Bruno Croatto, che è un grande rappresentante del realismo magico italiano. Il realismo magico è una corrente pittorica che confonde realtà, iperrealtà in questo caso, e fantasia. Quindi c'è una attentissima attenzione ai particolari, in modo da riprendere gli oggetti e le cose, in questo caso fiori e oggetti, in maniera molto molto realista, e poi si introduce sempre un elemento magico misterioso, che in questo caso è il colore. Il colore è un colore scelto appositamente per riprodurre questa atmosfera un pochino surreale. La corrente del realismo magico compare in tanti paesi europei, tra cui l'Italia, nel 1920 circa, va avanti per 20, 30, 40 anni. Bruno Croatto è un grande rappresentante del realismo magico. Talvolta dietro ai quadri del realismo magico sono nascosti dei significati simbolici, delle metafore. In questo caso vediamo che c'è una ciotola, evidentemente in tutta evidenza, del periodo della dinastia Ming, 1600 circa, 1620-30, Cina. All'interno della stessa scena ci sono degli elementi che sono contemporanei. Il dipinto è del 1942, quindi in piena guerra, come possono essere delle sfere di cristallo, di vetro o di ceramica. Sono uniti tra loro da una collana composta da sfere quasi uguali, e potrebbe stare a significare quindi la collana un elemento di unione tra il passato ed il presente, elemento che non può essere, non deve avere per forza un'accezione positiva. Siamo nel 42, in piena seconda guerra mondiale. Gli ultranazionalismi hanno causato la prima guerra mondiale, adesso causano la seconda. Chissà che non ci sia un significato di continuità tra passato e presente, in questa visione magari negativa che potrebbe aver voluto dare il pittore. Questo potrebbe essere un significato, ce ne potrebbero essere tanti altri. Io ci vedo continuità comunque tra presente e passato. A prescindere dal significato, dal simbolico che il pittore potrebbe aver voluto dare al quadro, siamo in presenza di un gran bel quadro, un gran bel dipinto che viene da una casa romana, inedito, di Bruno Croatto, che sono contento di avervi presentato in questa maniera così divertente, sotto forma di indovinello, che mi auguro abbia in qualche modo stimolato la ricerca, la curiosità e chissà magari anche un aumento di conoscenza e di interesse per il mondo dell'arte e dell'antiquariato. Quindi a questo punto vi ricordo il vincitore, che sarebbe niente, cioè in tanti avete in realtà indovinato. Bruno Croatto è un pittore molto importante, museale, però il primo è stato da un account il cui nome è @MatteoMartino899, quindi Matteo, ti faccio i miei complimenti, congratulazioni, hai vinto un buono di 30 euro da spendere sul nostro negozio eBay, Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano. Vai lì, scegli un oggetto che all'ordo del trasporto costa 30 euro, mi contatti tramite WhatsApp al 333 31 04 172 e te lo spedisco. Quindi per esempio se un oggetto costa 22 euro più 8 di trasporto, 30 euro te lo spedisco gratuitamente. Detto questo, di che cos'altro possiamo parlare? Allora, ho già detto quello che presentiamo in questo video. Gli acquisti, ho fatto degli acquisti qui da persone che sono venute a portarmi delle cose. Ieri ho fatto 2 sopralluoghi, ma non ho comprato nulla, però ho fatto delle offerte e le persone mi faranno sapere a breve. Se mi dai l'acquarello, magari... Allora, questo è l'acquarello del prossimo indovinello. Anche in questo caso dovrete indovinare il nome e il cognome del pittore. Anche in questo caso la sfida è un ottimo pittore, abbastanza conosciuto, quindi sapete già che è un pittore che si cimenta con la pittura su carta. In questo caso è un acquarello, è un ritrattista. Vi posso dire che non è solo un ritrattista e non è solo un pittore di acquarelli. Di più non vi dico, perché siete troppo bravi.
quindi vi lascio immaginare, è senz'altro un cardinale. L'abito è probabilmente da Quaresima, poiché c'ha la mantellina e una papalina rossa, e quindi altro non vi dico, perché sennò dopo è troppo facile. Uno zucchetto, sì. E quindi vi faccio i miei migliori auguri per indovinare. Il premio è sempre 30 euro, ricordatevi, 30 euro in buoni da spendere, in un buono da spendere sul negozio eBay. Ricordatevi che da un solo account si può dare una sola risposta, quindi non date 10 risposte, non date nomi a caso, pensateci bene, studiate, confrontate col materiale che avete. È un pittore al quale potete arrivare, non è un indovinello particolarmente difficile, e altro non vi dico. Ciao e grazie per seguirmi. Ciao, oggi facciamo delle riprese da Londra. Sono venuto qua in vacanza con la mia famiglia qualche giorno per Pasqua e con l'occasione visito i mercati dell'antiquariato di Londra. Londra ha diversi mercati dell'antiquariato. Londra è stata una città molto importante per gli importatori, per gli antiquari italiani che compravano immobili o oggetti negli anni 80 e negli anni 90. Noi come azienda abbiamo frequentato molto le piazze di Londra, soprattutto all'inizio degli anni 90 venivamo qua. Mio padre addirittura mi ha mandato tanti anni a vivere qua fisso a Londra, perché c'era tantissima richiesta, quindi bisognava essere i primi per battere la concorrenza, e tutte le mattine alle 4 alle 5 di notte venivo in mercati come questo a comprare le cose, e poi ogni tanto le facevo un gruppaccio e mandavo tutto a Roma. E oggi il mercato qui è molto cambiato, si è ristretto tantissimo. Basti pensare, per esempio, questa è Bermondsey Antique Market, è stato per tanti anni il più importante mercato dell'antiquariato di Londra. Il venerdì dalle 4 di notte in poi per tutto il giorno c'erano centinaia di mercanti che venivano qua a vendere le loro cose, e altrettante centinaia di clienti, soprattutto da Italia, Spagna, Portogallo, un pochino della Francia, che venivano a comprare, e compravamo veramente tantissime cose. Oggigiorno sono tornato qui dopo tanti anni e sono rimasto veramente male, perché non solo non ci sono più quasi per niente i commercianti, cioè stanno in pratica 7-8, prima ce n'erano centinaia, ma addirittura non c'è più la piazza, cioè semplicemente hanno costruito degli enormi alberghi e praticamente il quartiere antiquario di una volta non c'è più. Questo perché? Perché Bermondsey, stando vicino alla City, a soltanto 2 chilometri dalla City, è stato assorbito dalla City. Hanno costruito enormi, giganteschi alberghi e ristoranti come dormitorio per chi lavora nella City, che è sempre più grande e sempre più importante. Il mercato dell'antiquariato, come sappiamo, ormai è praticamente quasi scomparso, e quindi di conseguenza anche la piazza, che è stata un importante luogo di ricerca per noi antiquari, praticamente non c'è più manco la piazza. Quindi ci sono pochi antiquari. Comunque vediamo se hanno qualcosa, se no c'è anche questo negozio interno, quindi seguitemi e vediamo se trovo qualcosa. Ok. What's going on? It's not good. Hi, how much is the painting? 200. 200. 200. Questo è un classico paesaggio del periodo Regina Vittoria, o forse anche primi Novecento, quindi Edoardo VII, ritraente delle pecore al pascolo. 200 pound è la richiesta. Can I take it a minute? Voglio solo vedere se è d'epoca o no. No, è più tardo, siamo negli anni 30 e non è firmato. È di buona qualità e non credo che ci sia la firma. Comunque andiamo oltre. Sì. Don't worry if you come back on the Have you got a cab? Yeah, of course.
Ti prendi anche la roba, amore mio. Can I have a look? Oh, this one, yeah, of course. It's 3 pieces. Is it silver? Everything's silver. We only do silver. I have a 3-piece over there, 3-piece here. How much is this one? This one is $8.50 for the 3-piece. 850. Yeah. It's Victorian? I don't know. It's a very heavy set. Let's have a look. It's very Victorian. It is. Yes, it is. Okay. 1896. Feel the quality. Can I have a look? Yes, it's That is fantastic. solid. Solid Incredible silver. quality. Yeah, yeah. Thank you. It's a pleasure. Fai delle riprese anche gli oggetti. Vediamo se c'è qualcosa da comprare prima, se no. Lo lascio così. Do you mind if she make a short record? Vai, vai. What is this? It's Mahjong. Can I have a look? Huh? Ah, okay. It needs a little handle on there. Ah, okay, okay, I see. Thank you. Thanks. Woodcut or is it a print? No, it's an actual printed sheet. From an engraving. Sorry, do you mind if we make a short movie or not? Okay. Lo puoi fare? Sorry, sir, is this yours? Yes. Okay. Yes. They're Uh, silver plates and they're 140 the pair. okay. They're originally used for salt. For salt? Yeah, Salt and table- sugar? Or? Table salt. Okay. So you'd have that for the table and take a pinch of salt. How old are them? They're copying a design of probably about 50? 1820 or something like that. But they are 50 years ago. 50 They're years probably old. about that age, yeah. They've been replated, I think. They would have had gilding in here, but they're nice quality. What's the best price?
130. Okay. 130. I think I'm on. Okay, sir. No Thanks. problem. Nice. Ok, abbiamo terminato, è stata una breve visita e purtroppo non c'è nulla che si possa rivendere con un guadagno. I prezzi qui in Inghilterra, ma questo lo so da molti anni, sono molto superiori a quelli che ci sono per il mercato italiano. Basta pensare che mi hanno chiesto 850 pound per un servizio d'argento di fine 800 che oggigiorno noi vendiamo quasi al prezzo del peso, quindi a meno della metà di quanto mi hanno chiesto. Ma questo ormai è un trend che va avanti da molti anni. Il mercato inglese dell'antiquariato è crollato, ma non come quello italiano, che è crollato molto di più di quello inglese, quindi diciamo è difficile per un antiquario italiano, a meno che non sia particolarmente fortunato, magari qualche marmetto italiano, qualche bronzo firmato che qui non viene capito, però per il resto è molto difficile che un antiquario italiano possa comprare qualcosa in questo tipo di mercati. Comunque siamo qua tutta la settimana, quindi proveremo in altri mercati e magari saremo più fortunati. Un saluto. Ciao, oggi visito il mercato di Portobello. Anche in questo caso parliamo di un mercato antichissimo della città di Londra, anche in questo caso senz'altro uno dei più importanti. Per anni noi antiquari importatori siamo venuti qua tutti i sabati mattina a comprare porcellane, sculture in avorio, statue in marmo. Abbiamo importato moltissime cose comprate in questo mercato in Italia. Oggigiorno vale anche ovviamente per questo mercato, è difficile trovare antiquari italiani che vengano qua a comprare, non vale più la pena perché il mercato dell'antiquariato italiano è senz'altro più basso di quello inglese, per quanto anche quello inglese non sia alto, però oggi mi trovo qua, quindi do un'occhiata e vediamo quello che succede. A dopo! Bene. Giusto della Here, all expensive and good one. Okay. 45, 40 Che vuol dire che ce l'hanno? Non lo utilizza. Qui inizia la parte di Portobello che non è più antiquariato ma sono vestiti, e anche in questo caso va avanti giù per penso 1, 2 o 3 km, è molto grande. Mamma, me la riportiamo? Quindi al bivio di Elgin Crescent con Portobello Road da antiquariato diventa mercato dell'usato. Stiamo andando anche Can I take it 5 minutes? I'll try in the light, yeah. You also Questa è una scatola per biscotti a forma di conchiglia, guardate quanto è carina. Di questi ne abbiamo comprati e vendute moltissimi. How much is the biscuit box? 220, thank you. Devo dire che non è che sia calata moltissimo come valore qui in Inghilterra. In Italia invece è molto difficile vendere quel genere di cose. so yeah.
Uno stand dove si vende arte, soprattutto moderna. I'm not even joking alone. Questa è una riproduzione fatta 30-40 anni fa, probabilmente in Cina. Here we are, country music. Should be some article about okay, this country music. Tourist industry. Hello, sir. Hello? Hello. Sorry, sir. Guardate che carino. Questo è bronzo, un cacatua in bronzo. Direi fine 800, primi 900, molto carino. L'icona non è antica. No, non so for 2 or 3 weeks. But then how many times it happens to us? Questo è un rifacimento inglese di una porcellana cinese, di gusto cinese, manifattura inglese. Un'osteria romana che si chiama Citua e all'ingresso c'è scritto un bel messaggio di invito. Chissà come si mangia. I've joined that Protestant fantastic gym. Swimming pools to die. We saw the Stanley presentation set a couple of weeks ago. I've already spent half an hour. I've already spent half an I saw these. I saw the terracotta lion. What's the problem with these ones? Oh, it's not that late. It's not that old, is it? How much is it? I asked pair. I asked 600, but for you, much cheaper. You make offer. It's interesting to see, because I remember I'll tell you. It's a jewelry. So cheap.
Woodstock's okay. I know it's it's the same couple as in this They're watercolors, handmade. 180 pounds. I'm getting better. That's what I'm doing. I don't think they could do it. Bellissimo questo quadro di una bambina. Credo pittore inglese. The antiques. And you're in this morning, keep only doing dark I don't like it. No. No, I want to show you this one because it's fantastic. This is a woman one. Well, it's Art Nouveau, arts and crafts, amethyst and turquoise and silver. What's the trade on this? It's a good price, this one. Cash 110. It's a very good ring. It's absolutely beautiful. I love it. Amethyst and turquoise and silver, Art Nouveau. Okay, thank you very much. I think a moment. Thanks a lot, If madam. you want to think about it, it must be cash and take the card. Okay, I go at 3. we are here, don't I worry. go at 3. At 3 o'clock. Thank you very much. So the total would be about 600. Questo è un oggetto in Sheffield dove mettevano il caviale, guardate quanto è carino, col pomellino in avorio. Do you mind if she does it? Is it for caviar? Yeah. Victorian? If you take it out for caviar. You put the ice Caviar here. and egg, I put it inside hot water and put it the egg. Okay. It's hot. Yeah, very nice. Oh,
What's the trade price on this? It's a 45 pounds. 45. It's 120 years old, sir. Inside everything you want, £5 each. £5? £5 each, any. Okay. Look at this. Look at the plate. Thank you very much. Okay. More than 100 years old. We think about the caviar stuff. Thank you. Per quanto possa sembrare veramente assurdo, oggigiorno un antiquario per poter comprare quel portacaviale soltanto perché ha il pomellino in avorio dovrebbe fare una trafila di burocratica assurda, cioè il signore dovrebbe chiedere il permesso all'equivalente del CITES inglese, dovrebbe ottenerlo, poi dovrebbe spedirmelo e io dovrei fare l'importazione dell'avorio presso la sovrintendenza per un oggetto che vale 100 euro. Questo è diciamo quello che richiede la burocrazia europea e anche fuori dall'Europa per quanto riguarda quel tipo di oggetti, quindi anche se c'è solo un pomellino in avorio è impossibile oggigiorno acquistarlo. Yeah. Poi ci sono altri. Questo chi era, suo nonno? Questo è il mio nonno, Gualtiero Gherardi. Gualtiero Gherardi, che non firmava? Questi sono i quadri, non ti so dire, non so se è sotto, no, non credo. E questo che porto è? Guarda, non ti so dire niente perché mio padre non si ricordava niente perché il Gualtiero Gherardi morì che mio padre aveva 6 anni, quindi. Ma dove era nato lo Gualtiero Gherardi? Erano fiorentini, però poi sono trasferiti a Roma. Mio nonno, fra le altre cose, è quello che ha dipinto l'arco dei Palazzi Coppedè. Ah sì? Capito, sotto. E lei ha degli studi di quell'arco per caso in casa? Non c'ha nulla, zero? Io c'ho un po'. No, perché poi hanno litigato fra fratelli, alcuni si sono tenuti i quadri, mia nonna, insomma, è una storia un po'. Beh, peccato perché quello in realtà è un arco molto importante per la storia di Roma. Io questo l'ho fatto restaurare, però non mi ricordo manco. Guarda, se vuoi un po' di fotografie ce l'ho, ma poi tutto al più te li posso portare gli altri quadri. Ma cos'è, Liguria? Sai che non lo so, io c'ho Allora, uno sicuramente mi ricordo che è il tramonto di Zermatt, un altro Villa Borghese. Aspetta, guarda. penso sia un zona di mare. Ma questo non è il Lazio, molto montuoso per essere il Lazio così sul mare. Magari è Magari? la Liguria, boh. Io non credo che mia madre si ricordi neanche. Allora, guardi, Novella Parigini le posso dire con esattezza che è senz'altro una pittrice molto simpatica, però al momento le sue quotazioni sono veramente basse, ma basse da morire. Questo è Villa Borghese, uno scorcio di Villa Borghese. Credo che dietro ci siano sia la data che la firma? Sì. Vabbè, allora, intanto, visto che è suo nonno, qui problemi di attribuzione non ce ne sono, perché lei mi firma che è suo nonno. Allora, è un pittore che non è, diciamo, conosciuto. Adesso non so lei quanto intendeva realizzare. No, senta, io mi fido di lei e io non so, cioè io mi fido di lei, ti devo dire. Cioè. Quanto si può vendere? 3,50? Sì, 3,50? Non so, se lo vuole vendere 200. E lei eventualmente si prenderebbe pure con gli altri? Sempre sì. Glieli faccio vedere, chiaramente. Sì, se sono belli, questo è bello, quindi lo compro, però gli altri... speculare a questo, è identico. Immagino che siano... decorativi. Sì, so per giù, tutti sulla stessa... Quindi questa qui chi è che l'ha messo? Perché chi l'ha messo conosceva... Noi, no, e come fa a sapere 1906 la data? Perché c'era scritto dietro. O quindi dietro c'è scritta la data? Sì, la data c'è sicuramente, okay. L'ho ripresa da lì. È strano che non abbia scritto il porto, vabbè, ma questo lo troviamo poi, questo porto. È una città portuale, una cittadina portuale. Sì.
Poi gli altri guardi, aspetta. Magari qualcuno la riconosce. Ma sì, noi abbiamo un canale YouTube di persone che si intendono di tutto. Ah, beh, allora... Questa è quella che dipingeva i gatti. Sì, mia madre dice che glielo regalarono e che... Beh, il quadro è al 100% autentico, però purtroppo è una pittrice che non è apprezzata dalla critica del momento. All'epoca era molto apprezzata. Direi che c'è un quadro di Novella Parigini in ogni casa di Roma. Bene, questo vuole procedere alla vendita? Guardi, glielo posso lasciare, chiedo, oppure a mia madre, parlo giusto per Vabbè, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Se vuole io tanto gli devo portare quegli altri, così non me lo porto in moto. Lo mettiamo là dietro. E gli lascio pure questo, poi vediamo, insomma, facciamo... Ma questa sarà una valutazione veramente bassa. Sì, vabbè, ma guardi... Poi se ha dei Novella Parigini diversi... No, c'ho solo questo. Ok. C'ho una litografia di Cascella. No, le litografie, guardi, non sono più richieste. Non sono proprio... Io tanto ho visto che qui in macchina posso venire, giusto? Sì, può parcheggiare... Io mi carico dentro un po' di cose e poi lei mi dice quello che... Sì, l'unica cosa è si ricordi sempre di dirmi quando viene. No, certo, ci mancherebbe. D'accordo, allora per il momento la ringrazio. Grazie. Allora mi autorizza a diffondere su YouTube. Grazie mille. Che mi dice di questa statua? Dove l'ha presa? Questa ce la regalò un ingegnere X. E disse a mio padre se la voleva gliela regalava. E io ho detto vabbè, dammela. E adesso sono 52 anni che ce l'abbiamo a casa. Quindi è un regalo di un amico, diciamo. Sì, cioè mia madre faceva, diciamo, la governante. Vabbè, lavorava per l'ingegnere. Sì, mia madre faceva la governante, Ok. e mio padre lavorava in Vaticano. Ho capito. E allora gli regalò, insomma, sto cosetto, però non sappiamo più che farcene perché se vale qualcosa... non lo Quanto so. aveva intenzione di realizzare? Non lo so, mi dica lei, una cifra insomma un po' che... se mi viene un pochino non è... Io non lo so se è antico o moderno, stava sempre sopra a casa. E non c'ha il tappo, immagino, vero? Non c'è niente, così. Non so se vale un euro, non vale niente. Veramente. Allora, guardi, per questo le posso dare 150. Soltanto? E questo penso che sia una cosa da 10 euro. Ma monetine le valutate voi? Se ce le ha me le fa vedere. Sì, perché io gli davano qualche... queste sono... non so neppure se... 100 lire d'argento. Sono d'argento queste. Poi c'ho altre monetine, non so. No, che tiro fuori qua. Poi c'ho queste qui. Non so quanto possono valere, ma io non ci capisco proprio niente. Quello è consumatissimo. Questo è troppo consumato. No, queste... Non sono cose che... Cioè noi quando le mettiamo nei blocchi cerchiamo di venderle non ci danno una lira. Questo è giusto per l'argento, ma quanto pesa questo? Niente. Se vuole 10 euro pure per queste le posso dare, quindi sarebbero 170. Però altre cose le vedete...